18 aprile 2000. Un ex terrorista nero in regime di semilibertà e un collaboratore di giustizia caricano le pistole davanti a un casolare abbandonato sulla strada provinciale numero 1 che risale le colline del Teramano e conduce a Sant'Egidio. Capannoni industriali e greggi di pecore, prostitute sedute dietro ai cespugli e cani randagi. Il casolare è subito dietro l'ultima curva, appena nascosto da un grande albero di castagne. La vecchia lanciatema grigia dicono che fosse ferma dove comincia il sentiero, con il cofano aperto e loro due chini che vi rovistavano. Stavano caricando una Magnum 357 e una Smith & Wesson. Le caricavano con proiettili ad espansione. Fatalità, spunta una macchina dei carabinieri. Ne nasce un conflitto a fuoco. Sul prato rimane Valerio Viccei, 45 anni, recluso al carcere di Pescara, ma con il permesso di uscire dalle 8:30 alle 22:30. Il corpo è stato centrato da almeno 9 colpi di mitraglietta. Aveva già i guanti in lattice ed una mascherina, sempre in lattice, nella tasca dei pantaloni e un passaporto falso intestato ad un albanese. Il complice è un collaboratore di giustizia affiliato alla Sacra Corona Unita, Antonio Maletesta, che viene ferito ad una gamba. Gli inquirenti non sanno cosa stessero preparando i due criminali, una rapina o un rapimento, ma qualcosa nella ricostruzione narrata sembra non tornare. Nato ad Ascoli Piceno il 23 gennaio 1955, papà avvocato, mamma casalinga, a soli 15 anni Valerio Viccei conosce Gianni Nardi, l'estremista nero ufficialmente morto a Palma de Mallorca nel 1976 in uno scontro a fuoco. Nardi è un'istituzione dell'estremismo di destra ad Ascoli. Diventano amici. Nardi è più ideologico. A Viccei la teoria interessa poco e tra l'estremismo e i soldi, ben presto, sceglie i secondi. La prima denuncia è del 1971, entra nella sede cittadina del Priup e lo devasta. Per il carcere è questione di qualche mese. Nel 72 piazza una carica esplosiva sotto un ripetitore televisivo Rai. Ha 17 anni, poi finirà dentro per aver rubato un'auto, con cui, dirà, dovevo andare al comizio di Almirante. Da lì in poi un elenco di rapine, furti, attentati e una assoluzione nel 74 per la bomba al Rapido Milano-Bari. Fa da sponda alla destra estrema romana, frequenta Angelo Izzo e Giusva Fioravanti, nonché molto probabilmente il criminale Danilo Abruciati. Da annoverare anche un omicidio, quello di un suo complice, Giovanni Nicolai, 29 anni, ultra nero, che controlla un giro di droga. 2 colpi al torace e all'addome e poi la benzina per bruciare il corpo. Siamo nel 1981. La confessione di questo omicidio arriverà soltanto 10 anni dopo. Condannato per traffico d'armi e altri reati minori, sparisce il 30 dicembre 1986. Va a Londra, protetto da qualcuno e affidato ad un antiquario maceratese, Agostino Vallorani. Il 17 luglio 87 riappare in giacca e cravatta davanti al deposito valori di Knightsbridge. Lui ed un suo socio entrano dall'ingresso principale. Il direttore verrà poi condannato per complicità. Ne escono un'ora dopo con una refurtiva spaventosa. 140 miliardi, la rapina del secolo. Rimane libero giusto un mese. Il tempo di comprarsi una Ferrari, con cui investe uno degli agenti che lo arrestano a Londra. Il 30 gennaio 89 arriva la condanna a 22 anni. 3 anni dopo, nel 1992, l'estradizione nel carcere di Pescara. In quell'anno riferisce: in uno dei depositi di Knightsbridge c'era la famosa agenda di Roberto Calvi, in un altro molti documenti del mafioso Francesco Di Carlo. Parla e non dice della scomparsa di Jeanette May, morta nelle vicinanze di Sarnano. Dice di avere un passaporto ed una carta d'identità di Roberto Calvi, rilasciati in bianco dal Vaticano, e che il mafioso Di Carlo gli ha chiesto indietro soldi e la documentazione di Calvi, tramite il detenuto che divide con Viccei la cella. Nel 97 ottiene la semilibertà.
I am in Pescara because I am in prison in Pescara. I am still serving my sentence, but I am not allowed to get out from prison in the morning and only to go back to sleep in prison in the night at about 9:30 and working during the day. People believe that you do a job, you get away with it, and then you spend 5-6 years in prison for whatever amount of money you like, and that's fair enough game. I don't believe so. Or you get away with it, or you don't. You don't, you fail. Poi la morte, il 18 aprile 2000, in uno scontro a fuoco coi carabinieri. Il 21 maggio 2021, durante il processo a carico di Paolo Bellini per la strage di Bologna, Agostino Vallorani, antiquario maceratese che lavorava anche a Londra, sospettato a suo tempo di essere il mandante della rapina del secolo, rilascia dichiarazioni importanti. Innanzitutto, dichiara di essere stato per 20 anni un collaboratore del nucleo patrimonio artistico dei Carabinieri e che per conto di quest'ultimo e del maresciallo dei Carabinieri Ceneri di San Benedetto avrebbe più volte incontrato il Viccei ed altri del mondo particolare che si divide fra estremismo di destra, rapine e servizi. Inoltre, secondo Vallorani, il procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno gli avrebbe indirizzato a Londra Viccei per il tramite del solito maresciallo Ceneri. Il procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno la indirizza tramite il maresciallo Ceneri di San Benedetto del Tronto Viccei a Londra e lei gli fornisce 5.000 sterline. Ho capito bene? Sì. Vallorani e Viccei si conoscono da quando sono ragazzi. Vi siete frequentati abbastanza con Viccei? Sì, abbiamo avuto rapporti con delle donne, con la sua ex moglie che abbiamo conosciuto insieme e con una sua amica, quindi in quel caso ci siamo passato del periodo insieme, sono stato pure alle sue nozze. Che sono avvenute in quel periodo storico? Sì, sì. Cioè era giovane, poco più che... Era giovane, sì. Ecco, no, glielo dico perché risulta dagli atti che Viccei in quel periodo conobbe Giusva Fioravanti. Aveva 20 anni, lei disse, Valerio Viccei, sì. Il Valerio Viccei. E Angelino Izzo pure. Vallorani lavora da tempo ormai a Londra, dove frequenta tra gli altri anche un altro antiquario già incontrato sulla nostra strada, Sergio Vaccari, ucciso a Londra dopo essere stato torturato. Quando Viccei, quindi, lei lo prende in consegna, in sostanza, si interfaccia col maresciallo Ceneri di San Benedetto del Tronto? Sì, mi avrà telefonato da Washington 2 o 3 volte. Ecco, in sostanza lei quando il terrorista Viccei arriva a Londra, che cosa fa per aiutarlo, oltre a dargli 5.000 sterline? Gli do 5.000 sterline e gli dico trovati l'appartamento, l'avrò aiutato a trovare l'appartamento, sicuramente. Quindi le attività che faceva Viccei a Londra non le ha mai riferite ai carabinieri di San Benedetto del Tronto? Però lo ha frequentato. Sì. Che cosa faceva Viccei per campare a Londra? Rapinava. Sì. Ok. E lei era informato di queste attività così illecite? Ecco, la gestione... L'ho diffidato a questo. Io ho parlato con la polizia inglese, non dovevo parlare con la polizia italiana. Io sono stato perseguitato una vita per aver dato una mano all'arma. Quindi lei sa che c'è un mondo ma non ne conosce? C'è un mondo che si odiano tra loro, per esempio l'arma del tutela patrimonio artistico è quanto di più incasinato che c'è al mondo. Ci sono 2 gruppi che si combattono, prendo il sopravvento io, prendi il sopravvento tu. Se tu sei amico di un gruppo come io di Roberto Tempesta, tutti addosso a me e quindi mi creano delle situazioni fittizie per incriminarmi. E così è stato per anni. Quindi per avere altri vantaggi. Dice così dopo recuperiamo, lo mettiamo sotto Vallorani, così quando succede un casino lo andiamo a prendere all'aeroporto di Milano e ci risolve la situazione andando a pescare nel torbido. E io ho fatto sempre questo, pescare nel torbido per conto dei carabinieri e mi sono ritrovato denunciato a mia volta. Basta che si rende conto che io sono stato rilasciato con una cauzione che non esiste. Dopo 7 anni e 6 mesi mi hanno dato
20 milioni di cauzione che ho recuperato dopo un certo periodo da Cassa Depositi e Prestiti, ma io ho vissuto in un mondo torbido mandato dai carabinieri. Quindi Vicei a Londra fa delle rapine. Sì. Lei sa che fa delle rapine, è informato di queste attività illecite di Vicei? No, io scopro che un giorno arriva vicino al mio negozio con una moto, vedo Valerio e dico: ma che ci fai da queste parti? Valerio mi dice: no, sono venuto a vedere, mi dice una balla. Dopo a Berkeley Square fanno la rapina, io stavo col mio socio Savelli di Bologna. Quando è venuto a casa, dopo 2 sere, gli ho detto: Valerio, ma Berkeley Square, ma che dici? Tu sei pazzo? Poi dopo invece ha fatto la rapina, mi sembra, a Cartier, al negozio dell'Hilton, e lì ha fatto un po' lo splendido, aveva tutti i fogli da 50, ha cominciato a dare, pagare, regalare soldi anche mazzo di fiori, perché era una persona magnanima, anche splendida, anche piacevole, se l'avesse conosciuto avrebbe detto: ma chi è questo? Anche mio padre, per esempio, lo riteneva, diceva: che bravo ragazzo, perché aveva delle forme ottime, poi aveva grande successo con le donne, faceva regali, capito? Allora ho visto che c'era tutta questa disponibilità e ho chiesto, e poi mi ha raccontato che aveva fatto la rapina lì, che gli avevano morso la mano, una cassiera, quindi ho capito, e allora gli dissi: se devi fare qualche altro casino io lo voglio sapere. I casini, dopo è andato in Francia, mi sembra, quando ha fatto la rapina del London Waltz, quando ha fatto la rapina mi ha detto: io farò un'altra rapina, e io ne sono andato in Italia. Ecco, parla della rapina del Knightsbridge. Mi sono salvato per miracolo, perché dopo Scotland Yard, dopo ho collaborato anche con Scotland Yard, quando ecco, Vicei rimane nella storia dei rapinatori del mondo come il numero 1 per la rapina presso la Knightsbridge. Sì. È la rapina che ha, credo, nella seconda parte del Novecento. Non è una rapina, è una stupida truffa. È una stupida truffa? Sì, sì. Ci racconti allora quello che sa. La coppia Vicei con l'amante di Latif, che era il proprietario. È una rapina tecnicamente, perché hanno attaccato le 2 guardie. Però si sono portati via un maltolto piuttosto ingente. Però erano d'accordo col direttore proprietario delle cassette di sicurezza, la ecco, le chiedo, lei sa dell'impossessamento da parte di Vicei in questa circostanza anche di documenti di identità falsi appartenuti a Roberto Calvi e contenuti in una cassetta? Sono stato arrestato per quello io. Ecco. Era una bugia detta da hoc. Detta ad hoc da chi? Da Vicei. Quindi presso la polizia italiana, per pentirsi. Lui al carcere di Campobasso ha detto che avrebbe utilizzato i Vallorani Agostino, perché i documenti furono fatti da un certo Mattimi, che è vicino ai servizi. Io vengo arrestato. Ci rendiamo conto? Vengo arrestato, vengo portato a Roma, Regina Coeli. Vicei commise una rapina a Londra effettuata al Knightsbridge, ove si impossessò tra l'altro di documenti di identità falsi appartenuti in apparenza a Roberto Calvi, custoditi in una cassetta di sicurezza. Vicei, lo dico io questo? Lo dice lei, una volta estradato in Italia, Vicei riferì all'autorità giudiziaria che detti documenti li aveva consegnati a me a Londra e che io li avevo portati in Italia col mio camion di antiquariato. Per tali dichiarazioni, quindi quelle di Vicei, fui arrestato dalla dottoressa Ceffi e dal dottor Vardaro e sostenni anche un confronto col Vicei. Quindi è Vicei che dice di averle dato, lei dice falsamente, i documenti falsi che risulta dalle intercettazioni ambientali al carcere di Campobasso. Conferma questa certo. Ecco, adesso ho le idee chiare, quindi è Vicei che la tira in mezzo, in sostanza. Certo, e facciamo il confronto, c'è un confronto che sarà registrato, visto che poi e dal confronto si capisce tutto.
Ecco, lei ha ospitato o ha venduto un appartamento a Valerio Vicei? È falso. È falso. No, la realtà è che Valerio mi ha chiesto l'appartamento sicuro e io gliel'ho dato per andare con qualche storia, con qualche donna. Io ero andato in Spagna a vedere il Gran Premio col figlio del Presidente della Repubblica, Ciampi, e a un certo punto... Cioè lei è andato, scusa, una curiosità questa, è andato a vedersi un Gran Premio di Spagna col figlio di Ciampi? Sì. Vietato? No. Avevo il guardiano del residence, che controllava il residence, mi ha detto stanotte sono venuti, hanno scavalcato da un tetto all'altro e il carabiniere di Alba Riadica, che conoscevo, mi dice sono i Ross, sono andati a mettere microspie. Dove? Nell'appartamento dove era già Vicei? Allora, io avevo un cugino che aveva avuto un problema, Massi Giuseppe. Avevano arrestato a Roma perché nel suo appartamento, mentre lui viveva qua a San Benedetto, avevano trovato 80 grammi di cocaina. Allora io chiesi un favore ai Ross, al rappresentante dei Ross, che si chiama Sabato, nome di battaglia. Comunque era il capo dei Ross dell'Aquila. E mi spiegarono praticamente che i Ross avevano bisogno di fare un'operazione, perché se no li smantellavano. Allora se ci smantellano perdiamo, quindi ci serve alzare il livello criminale della zona. Quindi, in sostanza, riassumendo, Vicei le chiede ospitalità, lei lo fa entrare nel residence, poi le viene detto mettono che le microspie. Mettono le microspie, poi le viene spiegato perché stanno facendo per alzare il livello criminale della zona, per le ragioni che ci ha appena spiegato. Vabbè, mettono le microspie e poi dopo viene ammazzato Vicei. Ecco. Ma prima di essere ammazzato cosa succede? Ricorda? Non mi ricordo. Allora, glielo leggo, Valorani. Vado in crisi io. Io mi prestai a farlo rimanere in quell'abitazione per non danneggiare le indagini. Certo. Anche se in quel frangente ho poi saputo che Vicei commise 5 rapine. Sì. Dopodiché morì ucciso in un conflitto a fuoco. L'appartamento era situato in un residence di mia proprietà. Conferma queste dichiarazioni rese ai PM? Sì.